Sei curioso di sapere come si fanno le batterie al litio? Batterie al litio come questa, che è una 4695, tipo quelle che vanno nelle Tesla. Oppure come questa, che è una batteria prismatica che va in altri veicoli, per esempio nei veicoli Volkswagen. Bene, in questo video di circa 2 ore ti andremo a spiegare tutto quello che serve per quanto riguarda la produzione delle batterie al litio, non da un punto di vista accademico, non per sentito dire, ma questo video è un estratto del nostro masterclass di circa 7 ore che puoi trovare sul nostro sito. Abbiamo deciso di condensarlo e renderlo disponibile in maniera totalmente gratuita qui su YouTube, in maniera che tutti possiate imparare come si costruisce una batteria dal punto di vista di chi ha supportato l'avviamento di diversi impianti produttivi nel mondo, in quanto il nostro team ha lavorato in impianti produttivi come LG, Tesla, Varta, diversi impianti produttivi veramente worldwide, e in queste 2 ore qui su YouTube potrete imparare come si producono le batterie al litio, quali sono i processi produttivi, quali sono le sfide e quali sono le tecnologie utilizzate. Ovviamente, se volete un supporto cartaceo oppure se siete alla ricerca di un libro che spieghi tutto questo nel dettaglio, potete trovare Lithium Battery Manufacturing, la guida completa redatta da noi, dal nostro team, su tutti gli Amazon Marketplace. Quindi ora banda alle ciance e iniziamo col corso. Ciao a tutti, benvenuti a questo corso gratuito che abbiamo deciso di fare su YouTube. Partiamo. Allora, come sapete, il mondo delle batterie al litio sta avendo una forte crescita negli ultimi anni. Molte aziende stanno investendo in questo settore, non solo in Asia, ma soprattutto in Europa, Medio Oriente e gli Stati Uniti. L'Asia è quella che è stata fino ad oggi la culla, no? Produttiva per quanto riguarda le batterie al litio, e la loro tecnologia è stata esportata worldwide negli ultimi anni. Negli ultimi 2-3 anni le aziende europee hanno deciso di entrare in questo mondo cercando di portare il know-how asiatico, ma utilizzando tecnologia europea. In alcuni casi ci sono riusciti, in altri no, e quindi ci sono aziende che ancora utilizzano fornitori asiatici. Quando parlo di fornitori asiatici, parlo di fornitori non solo per quanto riguarda le materie prime, non solo per quanto riguarda gli equipment, parlo di fornitori a tutto tondo. Quindi i fornitori sono quelli che forniscono le materie prime, i componenti per assemblare le nostre batterie al litio, gli equipment, ma anche tutto quello che sta dietro l'impianto produttivo e quindi le dry room dentro le quali sono prodotte e assemblate le celle, nonché il packaging per il trasporto dei prodotti finiti verso gli stabilimenti degli OEM. Bene, in questo corso di circa 2 ore andremo a toccare svariati aspetti del mondo produttivo delle batterie al litio, concentrandoci soprattutto per quanto riguarda i processi e le tecnologie di manufacturing. Partiamo però da cos'è una batteria al litio. Una batteria al litio non è altro che un oggetto, ok, dove viene creata una differenza di potenziale, ok, che è il potenziale operativo, e durante i cicli di carica e scarica gli ioni di litio passano dall'anodo al catodo, dal catodo all'anodo e viceversa. Quindi durante il ciclo di carica gli ioni di litio passano e migrano verso l'anodo, durante i cicli di scarica gli ioni di litio passano verso il catodo. Abbiamo diverse tipologie di batterie al litio. Le batterie, in questo caso noi parliamo di batterie agli ioni di litio, e le diverse tipologie si distinguono sulla base della chimica contenuta all'interno del catodo. Possiamo avere quindi batterie al litio iron based o NMC ad alto contenuto di manganese, NMC ad alto contenuto di nickel. Le LFP sono le batterie che non contengono né cobalto né manganese né nickel. Una variante delle LFP è le LMFP, che contiene percentuali di manganese. Le batterie iron base sono quelle più economiche, ok? Perché appunto non contenendo né nickel né manganese né cobalto permettono
di ridurre i costi produttivi, visto che metà dei costi delle batterie al litio provengono dalle materie prime. Quindi l'assenza di manganese, nickel e cobalto fa sì che le batterie Iron Base costino meno delle batterie NMC. Qual è la differenza? La differenza è una minore densità di energia, quindi maggior numero di celle per ottenere lo stesso pacco batterie, ok? Di conseguenza, a parità di numero di celle c'è un minor driving range per quanto riguarda le applicazioni automotive, ma di contro i benefici delle batterie LFP sono una maggior durata in termini di life cycle, ok? E una maggiore sicurezza in quanto hanno un degrado e vanno in thermal runaway, quindi vanno verso un degrado chimico che comporta delle reazioni a catena esotermiche a più alte temperature rispetto a quelle che sono gli NMC. Un altro fattore importante da considerare è che le batterie LFP basate quindi su ferro o su composti a base di ferro, in questo caso è ferro solfato, ok? Trovano una supply chain diffusa worldwide. Questo perché i depositi di composti a base di ferro si possono trovare in svariate aree del mondo. Questo non è vero per l'NMC, dove il nickel è concentrato soprattutto in Russia, Ucraina e in alcune zone del sud-est asiatico. Il manganese si può trovare un po' ovunque nel mondo, mentre il cobalto è principalmente concentrato nell'Africa centrale, quindi in Congo. I vantaggi dell'NMC sono sicuramente elevata densità di energia, quindi elevato driving range, moderato life cycle, e questo permette quindi di essere le batterie ottimali per le applicazioni dove peso e dimensione sono i maggiori fattori limitanti, quindi auto elettriche. Esistono 4 tipologie di formati di batterie a litio: cilindriche, prismatiche, pouch e coin cell. Le cilindriche possono essere o piccole cilindriche come questa che trovate in foto, oppure grandi cilindriche come le 46XX, che sono quelle per esempio che sta producendo Tesla e sta installando nei loro veicoli, seguite dalle prismatiche, dalle pouch e dalle coin cell. Cilindriche, prismatiche e pouch possono essere utilizzate sia per electronic device ma anche per applicazioni automotive. Le coin cell sono utilizzate soprattutto per piccoli dispositivi elettronici. Passiamo a quelli che sono i componenti che formano una batteria. I componenti che formano una batteria sono principalmente questi: catodo, anodo, separatore, elettrolita, case metallico e collettori di corrente. Catodo e anodo rappresentano gli elettrodi. Il catodo, che in questa slide vedete in cross section, non è altro che un materiale composito, ok? Composto al centro da un foil sottile d'alluminio, parliamo di 12, 15, 20 micron al massimo, ricoperto a entrambi i lati da questo composto sotto forma di particelle. Questo composto altro non è che il materiale attivo, ok? Materiale attivo che è il nostro famoso LFP o NMC. Quindi è il materiale attivo che darà la capacità alla nostra batteria. Successivamente, nelle prossime slide, andremo a vedere come si fabbricano gli elettrodi. Ad ogni modo, il catodo è quindi un foil d'alluminio centrale, molto sottile, parliamo di qualche micron, coperto da entrambi i lati da questo materiale attivo, che sono i famosi composti di ossidi metallici. Lo spessore totale di questo componente, di questo materiale, va dai 100 ai 200 micron circa, e lo troviamo sotto forma di bobine, ok? Quindi è un film che viene avvolto su se stesso in modo da ottenere una bobina. Quindi il catodo, ma anche l'anodo, arriverà sempre sotto forma di bobina. Il catodo, come detto prima, presenta su entrambi i lati il materiale attivo, che quindi è NMC o LFP, oppure potrebbe essere anche LMO o NNCA, ok? Queste sono le maggiori chimiche rappresentate
dal catodo. Ovviamente ogni chimica si porta dietro peculiarità diverse, in quanto in termini di densità di energia, in termini di costo relativo al costo delle materie prime, in termini di sicurezza, vita d'utilizzo e tempi di carica. Come potete notare, LFP e NMC sono le due chimiche principali anche perché sono quelle che permettono di raggiungere le migliori performance andando a considerare tutti i KPI che vediamo in questa foto, quindi safety, energia specifica, potenza specifica, lifespan, cost and fast charge. Il futuro dell'LFP è l'LMFP, quindi litio ferrofosfato con aggiunto manganese, questo perché aumentando leggermente i costi della materia prima si riescono ad ottenere enormi vantaggi in termini di densità di energia e anche quindi maggiori applicazioni per quanto riguarda il settore automotive. L'LMFP diventa quindi una chimica molto interessante che andrà a sostituire progressivamente il litio ferrofosfato basico, ok? E a sostituire in alcuni casi applicazioni che vedevano regnare, ok, in maniera indiscussa l'NMC. Un'altra chimica che potrà, e anzi sostituirà circa un 30% del market share del litio ferrofosfato sono le batterie agli ioni di sodio, ok? Le batterie al sodio, ed è stato stabilito da diversi studi che circa il 30% del market share appartenente attualmente alle batterie a litio ferrofosfato apparterrà a partire dal 2026-2027 alle batterie al sodio, sia per quanto riguarda veicoli leggeri che auto elettriche economiche. Passiamo ora al secondo componente delle batterie al litio, che è l'anodo. L'anodo non è altro che un sottilissimo foil di rame coperto da ambo i lati da grafite, ok? Possiamo trovare o grafite pura, naturale sintetica, oppure carburo di silicio, che è una nuova chimica utilizzata per l'anodo al fine di aumentare le performance, soprattutto in termini di carica e stabilità dimensionale, ridurre i tempi di carica e aumentare la stabilità dimensionale. L'anodo, come il catodo, quindi è un materiale composito, solo che anziché avere ossidi metallici che coprono un foil d'alluminio, si ha grafite che copre un foil di rame. In questo caso il rame è leggermente più sottile rispetto all'alluminio, parliamo dai 6 ai 12 micron, è molto comune il 9 micron, coperto quindi da entrambi i lati da grafite al fine di ottenere uno spessore totale che va anche in questo caso dai 100 ai 200 micron. Come possiamo vedere da questa slide, catode e anodo sono i materiali più costosi per quanto riguarda la produzione delle celle. Quindi il catodo per quanto riguarda la materia prima del materiale attivo, quindi gli ossidi metallici, l'anodo soprattutto per quanto riguarda il foil di rame. Vengono seguiti poi dall'elettrolita e da quello che è il case della nostra cella, il case metallico. Il terzo elemento fondamentale è il separatore nella costruzione delle batterie al litio. Il separatore è una membrana molto spesso polimerica, una membrana ingegnerizzata che permette l'isolamento elettrico tra anodo e catodo, ma allo stesso tempo permette il passaggio degli ioni di litio da anodo e catodo durante i cicli di carica e scarica. Ovviamente da anodo a catodo durante la scarica e da catodo a anodo durante la ricarica. Quindi il separatore come elemento passivo per quanto riguarda la capacità energetica, la densità di energia della batteria, è un elemento fondamentale perché isola elettricamente anodo e catodo, quindi è un elemento di sicurezza, ma ne permette allo stesso tempo il passaggio degli ioni. Passaggio degli ioni che può essere più o meno agevolato e questo fa sì che ci siano separatori maggiormente dedicati ad applicazioni di energia e separatori maggiormente dedicati ad applicazioni di potenza. Il separatore è solitamente composto da polipropilene o polietilene o una combinazione dei due sotto forma di trilayer. Come detto prima, il separatore
ha diverse proprietà, lo spessore indicativo varia dai 6 ai 20 micron sulla base del processo produttivo scelto e deve soddisfare diverse caratteristiche che vanno a influenzare il processo produttivo e diverse caratteristiche che vanno a definire quello che è il livello di safety della batteria e le condizioni operative della batteria. Andiamo a parlare quindi dell'electron manufacturing. Abbiamo saltato l'elettrolita e il case perché li andremo a vedere successivamente nelle prossime slide. Quindi electron manufacturing, questa schermata mostra abbastanza bene quello che è il processo produttivo degli elettrodi, quindi il processo produttivo, ricordiamo, è uguale sia per anodo che per catodo. Nel caso di anodo verrà usata come materia prima un master coil, una bobina di rame, per quanto riguarda il catodo verrà utilizzata una bobina di alluminio. Il processo produttivo è il seguente: svolgo la bobina di rame, la bobina di rame viene poi ricoperta mediante un processo di coating dalla mia slurry, quindi è il mio materiale attivo che viene precedentemente prodotto mischiando tra loro le polveri di materiale attivo, le polveri di materiale conduttivo, solitamente carbon black, il binder, quindi il legante e il solvente. Il binder si scioglie, dissolve all'interno del solvente e mischiato con le particelle forma appunto questa pasta, questo fango viscoso che è lo slurry del nostro materiale attivo. Lo slurry viene pompato per mezzo di tubi verso una fenditura che è lo slot die coating e ricopre il mio film di rame o di alluminio se parliamo del catodo, al fine di lasciare uno strato continuo di uno certo spessore di materiale attivo appunto sul foil metallico. Il nostro materiale continuo quindi viene ricoperto dal materiale attivo e passa all'interno di forni di asciugatura, quindi subisce un processo di drying. In questo processo di drying il solvente utilizzato per disciogliere il binder evapora. Se il solvente è acqua, il vapore può essere abbattuto o comunque dopo opportuni trattamenti scaricato in atmosfera. Nel caso in cui il solvente è un solvente di tipo organico, quindi NMP, è necessario tutto un ciclo di recupero o un impianto di recupero del solvente per i batch successivi di slurry. Quindi la mia fanghiglia depositata sul collettore di corrente, sul foil metallico, arriva bagnata, quindi in forma pseudoliquida prima del drying, viene asciugata durante il drying e viene poi pressata sul suo substrato metallico attraverso un processo di calandratura. Il processo di calandratura permette non solo la compattazione delle particelle di materiale attivo sul foil metallico e quindi va a determinare quello che è la densità, no, del materiale attivo sul foil, ma va a determinare anche quello che è lo spessore finale del mio elettrodo. Spessore finale del mio elettrodo che non può variare di più di qualche micron. Il mio elettrodo viene poi slittato, quindi viene poi rifilato dalla mia master coil di 600, 800, 1000 mm di larghezza, ottengo diverse bobine a formato la cui larghezza è un sottomultiplo della larghezza della bobina iniziale. Quindi lo slitting mi permette di passare da un'unica bobina larga a tante bobine più strette che poi utilizzerò nella fabbricazione delle batterie. Quindi partiamo dal mixing. Come abbiamo detto, il mixing è un processo produttivo che va a mischiare tra di loro le polveri di materiale attivo, il materiale conduttivo, il binder e il solvente. Lo scopo è quello di andare a ricoprire completamente le particelle di materiale attivo con il nostro binder e il nostro materiale conduttivo. Quindi devo ottenere al termine del mio processo di mixing uno slurry il più uniforme possibile. A seguito del processo di mixing, la mia slurry viene
d come dire, depositata, viene al termine del mio processo di slitting, la slurry viene, contenuta all'interno di serbatoi d'accumulo e di gasaggio e dopodiché pompata attraverso un sistema di tubature verso quello che è lo slot die coating. Ok? Slot die è una delle tecnologie utilizzate per il coating, ok, non è l'unica. Esistono, come possiamo vedere in questo caso, il Dr. Blade e il Coma Bar. Sono usate queste due soprattutto in impianti produttivi un pochino meno recenti e soprattutto impianti produttivi da laboratorio, pilot line. Per quanto riguarda gli impianti più recenti e innovativi e di mass production, si utilizza lo slot die. Una delle caratteristiche del processo di coating è quella di ottenere un layer costante, uniforme, privo di crack, privo di irregolarità, al di sopra e al di sotto del nostro foil metallico. Il processo di coating può avvenire in simultaneo, quindi sia da un lato che dall'altro del foil nello stesso momento, oppure in tandem, e quindi significa che si va a depositare lo slurry su un lato del foil, il mio foil metallico insieme allo slurry passa attraverso il processo di drying e successivamente viene depositato lo slurry sull'altro lato del foil che subirà anch'essa un processo di drying. Ovviamente il primo strato di slurry depositato sul primo lato subirà due processi di drying, il suo e quello relativo all'altro lato dell'elettrodo. A seguito quindi del processo di drying abbiamo un processo di calandratura. Qua a destra potete vedere una calandra, potete vedere anche il rullo di calandratura che è un rullo molto grande in termini di dimensioni, e il sistema di calandratura permette di andare a comprimere le particelle sul mio collettore di corrente, le mie particelle di materiale attivo, al fine di ottenere uno spessore il più possibile costante. Quindi è molto importante il settaggio della calandra. Ovviamente il processo di calandratura avverrà andando ad apportare pressioni, no? Dei rulli sul materiale. Nel caso del catodo i rulli sono riscaldati per andare a limitare quelle che sono le tensioni interne generate dal processo di calandratura. I difetti che si possono ottenere dal processo di calandratura sono spiegati molto bene nel nostro libro che potete trovare sugli Amazon Marketplace e che vi andremo a mostrare fra poco. Come vediamo in queste slide, la calandra è formata in questo caso da due rulli, quindi il rullo superiore e il rullo inferiore, e alcuni sistemi di calandratura hanno sistemi di ispezione, sono provvisti di sistemi di ispezione che vanno a monitorare quello che può essere lo spessore dell'elettrodo o a verificare se ci sono difetti superficiali sull'elettrodo, e nel caso in cui vengano trovati difetti superficiali esiste un sistema di marcatura dei difetti in maniera tale da marcare le aree difettose dell'elettrodo. Processa a valle il processo di slitting, come abbiamo già accennato in precedenza. Il processo di slitting permette di passare da un'unica bobina di larghezza dagli 800 ai 1000 mm, ma in alcuni casi si parte anche già da 600, in bobine più strette che possono essere utilizzate direttamente per la produzione delle celle. Quindi il mio master coil sarà una bobina molto larga e sarà il mio input, materiale di input per la slitting. Il materiale in uscita saranno bobine a formato per la costruzione delle batterie. Il processo di slitting avviene principalmente mediante taglio con lame rotanti. Veniamo ora alle celle cilindriche, alla produzione delle celle cilindriche. Aspetta un attimo. Veniamo ora alla produzione delle celle cilindriche. Il mercato fino a qualche anno fa era concentrato sulla produzione di celle cilindriche piccole, quindi 18650, 21700.
Solo recentemente, soprattutto grazie a Tesla, con l'inizio e l'introduzione delle batterie tabless di grosse dimensioni, il mercato si è spostato verso formati più grandi, formati che vengono identificati come 46XX, e nella famiglia 46XX possiamo trovare le 4680, 4695, 4620. In alcuni stanno provando a produrre delle 46-135. Ricordiamo che la nomenclatura delle batterie cilindriche prevede che le prime due cifre si riferiscano al diametro esterno del case, le altre cifre si riferiscono all'altezza della mia cella, quindi del mio case. Quindi una batteria 4680 altro non è che una batteria di diametro 46 e altezza 80. Una batteria 21700 è una batteria di diametro 21 e altezza 700. Come potete vedere, le dimensioni rispetto alle 18650 e alle 21700 sono notevolmente maggiori. Questo comporta che se ci volevano 4, 4500 celle 21700 per una Model 3 della Tesla, ora ne servono poco meno di 1000 di 4680 per la stessa Model 3, aumentando quindi la densità di energia, ma soprattutto rendendo più facile la costruzione del pacco batterie. Qual è la differenza tra le celle tabless e le celle con i tab? In questa slide possiamo vedere come l'elettrodo nelle celle con i tab è caratterizzato da un coating discontinuo. Quindi abbiamo un'area dove il mio, in questo caso, foil di rame è coperto da grafite, il coating viene interrotto per una certa banda dove verranno saldati poi i tab e quest'area è definita free zone. Il coating poi riparte e viene nuovamente interrotto per dar spazio a un'altra free zone. Quindi i collettori di corrente verranno saldati in un'area dell'elettrodo che non è ricoperta da grafite, ma è semplicemente rame puro, rame scoperto. Bene, questo è un tipico elettrodo per le batterie con i tab. Ok, quindi abbiamo la nostra fascia che in larghezza, andando dal basso verso l'alto, è completamente coperta da materiale attivo. Il materiale attivo però è discontinuo. Quindi ci sono tratti completamente coperti da materiale attivo, in questo caso grafite, e tratti dove il materiale attivo non è presente, queste vengono chiamate free zone, dove verrà poi saldato il collettore di corrente all'interno del processo di fabbricazione della cella cilindrica. Se noi andiamo invece a vedere e a ispezionare quello che è un elettrodo per batterie cilindriche tabless, ci accorgiamo che l'elettrodo è completamente diverso. Intanto il coating è continuo e solamente una banda laterale dell'elettrodo rimane scoperta dal materiale attivo, in quanto questa banda laterale fornirà spazio per i flag o punto d'ancoraggio per quelli che sono i collettori di corrente che andremo a vedere più tardi. Quindi torniamo un attimo indietro, vediamo che se prima gli elettrodi erano progettati in questo modo per le batterie con i tab, quindi 18, 650, 21 e 700, per le batterie tabless avremo questo tipo di elettrodi. Bene, a sinistra possiamo vedere una cella con i tab, a destra possiamo vedere un rendering di una cella tabless. Quindi a sinistra possiamo proprio individuare quello che è il collettore di corrente dell'anodo e il collettore di corrente del catodo, mentre a destra quello che possiamo vedere sono tante spire di rame che protrudono da un lato del cilindro,
Il lato è identificato con quella banda arancione, che è uno scotch di chiusura, un tape di chiusura, mentre dall'altro lato ci sono dei foili di alluminio che protrudono dal lato del catodo. Bene, se nelle batterie con TEB tutta la corrente passava attraverso quel singolo collettore di corrente, nelle batterie tabless adesso la corrente passa attraverso ogni singola spira del lato del cilindro. Quindi la corrente passa attraverso ogni singola spira di rame nel lato superiore di questo cilindro, come possiamo vedere da questa slide, mentre per quanto riguarda il catodo sarà dal lato opposto, però sempre su ogni singolo spiro. Quindi ci sarà un riscaldamento uniforme e una resistenza al passaggio degli elettroni inferiore. Questo permetterà maggiori rate di carica e scarica, quindi minor tempo di carica soprattutto mantenendo una temperatura della cella più uniforme. Questo è il processo produttivo delle batterie cilindriche tabless, andremo a vedere solo quelle in quanto rappresentano, no, il futuro della tecnologia delle batterie cilindriche. Quindi abbiamo un processo di avvolgitura. A seguito del processo di avvolgitura andremo a saldare i collettori di corrente che si trovano sotto forma di dischi su ambo le facce del nostro jelly roll, che è il nostro cilindro ottenuto dal processo di avvolgitura. Inseriremo il jelly roll all'interno del case. Andremo a saldare il collettore di corrente del catodo sul rivetto installato sul fondo del case mediante un processo di saldatura. Andremo a saldare il disco dell'anodo sul CAN, ok? Questa è una tipologia di fabbricazione delle batterie tabless. Se volete sapere tutti i modi in cui vengono prodotte le batterie tabless, vi rimando al nostro libro Lithium Battery Manufacturing che trovate su tutti gli Amazon Marketplace. Quindi, una volta che io ho saldato il disco di rame sulle pareti interne del CAN, vado a posizionare il lid, quindi il coperchio del mio case sul can, e vado a effettuare quella che è una chiusura meccanica attraverso un processo di crimping, di crimpatura. L'ultimo processo è quello di iniezione dell'elettrolita all'interno del case per poi chiudere completamente la cella, e anche qui ci sono diverse tecniche, e poi la nostra cella è pronta per essere trasportata nell'area di self-finishing. Ricordiamo che dal Jelly Roll Winding fino all'Electrolyte Filling il processo avviene in dry room, quindi in atmosfera controllata. Bene, ci sono due modi di produrre le batterie cilindriche tabless. Una prevede il taglio del bordo dell'elettrodo non ricoperto da materiale attivo mediante tecnologia laser al fine di produrre quelli che vengono chiamati flag. Un altro che semplicemente prevede la svolgitura di bobine di elettrodi separatore che poi vengono avvolti tutti insieme attorno a una spina d'avvolgitura al fine di produrre la nostra batteria cilindrica. Quindi un processo prevede l'utilizzo di tecnologia taglio laser, una non prevede l'utilizzo di tecnologia taglio laser. Quindi la mia batteria al litio altro non è che un avvolto dentro al quale ci sono due strati di separatore e un anodo e un catodo. Questi quattro materiali vengono avvolti tra di loro attorno a una spina d'avvolgitura e mi porteranno ad ottenere il mio elemento avvolto che viene chiamato jelly roll. A sinistra possiamo vedere una batteria tabless senza flag, ok? Quindi senza processo laser, possiamo vedere infatti tutte le spire. A destra possiamo vedere una batteria tabless come Tesla, dove in questo caso il foil di rame è stato tagliato mediante un processo laser al fine di ottenere i flag che durante il processo di avvolgitura vengono ripiegati su se stessi al fine di garantire questo pattern molto caratteristico. Cosa succede? Successivamente al processo di avvolgitura, sulla faccia dell'anodo viene
saldato un collettore di corrente, solitamente rame, a meno che questo non funga anche da coperchio della batteria, allora in quel caso è acciaio nichelato, mentre dal lato del catodo, dal lato dell'alluminio, viene saldato un disco, un collettore di corrente di alluminio. Siccome il processo di saldatura avviene principalmente, se non unicamente, per saldatura laser, è necessario garantire il contatto assoluto tra quelli che sono le spire o i fogli di rame alluminio con il relativo disco. Quindi se facciamo un passo indietro, la configurazione flag è quella che torna più comoda da questo punto di vista, ma è possibile ottenerlo anche con la configurazione senza flag. Dunque, il processo successivo all'avvolgitura è quello di saldatura di un disco di rame e un disco d'alluminio, il disco di rame sulla faccia dell'anodo, il disco d'alluminio sulla faccia del catodo e quindi sui foil d'alluminio. Una volta saldati i dischi, ok, sulle relative facce del Jelly Roll, il Jelly Roll viene inserito all'interno del can. In questa slide anodo e catodo sono invertiti, solitamente l'anodo è posto superiormente, il catodo è posto sul lato inferiore. Sul lato inferiore del case potete vedere quel componente contornato da quella guarnizione gialla, quel componente rivetto. Il rivetto viene installato sul fondo del case e rappresenta il terminale per il catodo. Quindi noi ora ci troviamo un Jelly Roll su cui entrambe le facce è stato saldato un disco, ok? Il disco del catodo dovrà essere saldato sul rivetto. E qua esistono diverse tecnologie, diverse tecniche e il processo produttivo della saldatura dipende da quello che è il design del rivetto. Trovate un approfondimento su questo processo produttivo, ricordo, sul nostro libro Lithium Battery Manufacturing che trovate su tutti gli Amazon Marketplace. A questo punto abbiamo il nostro Jelly Roll all'interno del case metallico, abbiamo collegato il terminale del catodo col suo disco, altro rimane che, e lo possiamo fare appunto con o saldature ultrasuoni o spot resistance welding o laser welding, e ognuna di queste si porta dietro pro e contro, ma non c'è, come dire, una soluzione generale, tutto dipende da quello che è il design della cella, del design del disco e dal design del rivetto. Dopodiché dobbiamo passare a quello che è la chiusura della cella. Quindi se nel lato anodo io ho un disco di rame, dovrò saldare il disco di rame sulle pareti del can e successivamente porre un lead ricoperto da guarnizione ed effettuare un processo di crimping, quindi chiusura per deformazione meccanica al fine di sigillare la mia cella, sigillare il mio case. Altrimenti, nel caso in cui il mio collettore di corrente dell'anodo è un collettore di corrente di acciaio nichelato, quindi dello stesso materiale del mio case, perché ricordiamo che i case per le batterie cilindriche grosse sono di acciaio nichelato, al contrario delle batterie cilindriche piccole che sono solitamente d'alluminio, quindi invertita la polarità all'interno del case in questo caso, per una questione di differenza di potenziale degli elementi. Dunque, se il collettore di corrente del mio anodo è un disco di acciaio nichelato, mi funge anche da coperchio del mio case e posso sigillare la mia batteria mediante un processo di saldatura laser. In questo caso vediamo la configurazione con disco dell'anodo che funge anche da coperchio, quindi possiamo vedere i foil di rame che sono saldati sul mio coperchio. Il mio coperchio viene posto a filo del mio case e il bordo del mio coperchio viene saldato sul bordo del case al fine di sigillare la batteria. L'unico spiraglio che rimane di comunicazione tra l'ambiente interno del case e l'ambiente esterno è quel canale centrale che possiamo vedere al centro del mio disco. Bene, attraverso questo canale centrale verrà iniettato l'elettrolita
e verrà iniettata a multipli step, in quanto non è possibile iniettare tutto l'elettrolite necessario in un unico step, ma bisognerà effettuare dei cicli di alta e bassa pressione e permettere al separatore di assorbire tutto l'elettrolita, e successivamente la mia cella potrà essere sigillata temporaneamente o in maniera definitiva inserendo dentro questo canale un nail, ok? Quindi un tappino, oppure, come succede per alcuni produttori di batterie, una sfera a pressione. La sfera a pressione fungerà anche da elemento di venting nel caso in cui la pressione all'interno del case raggiunga certi limiti. La sfera potrà uscire da questo canale e far sfiatare quindi la batteria. Questo per evitare che la batteria vada in esplosione. Andiamo ora a vedere come vengono prodotte le batterie prismatiche, quindi batterie metal case prismatiche, che sono simili per alcuni aspetti e hanno un simile processo produttivo con quelle pouch, almeno per i primi process steps. Ricordiamo che cilindriche, prismatiche e pouch hanno tutte in comune il processo di electrode manufacturing. E quindi non cambia assolutamente niente se noi andiamo a produrre celle cilindriche, pouch o prismatiche. Il processo di electrode manufacturing rimarrà sempre quello. Ok, quello che cambierà sarà il sistema con cui vengono assemblate le celle. Veniamo ora al dettaglio quindi delle batterie prismatiche. Un processo produttivo tipico per le batterie prismatiche parte da quello che è chiamato electrode notching, quindi viene sagomato il nostro elettrodo mediante un processo chiamato appunto notching. La mia bobina di elettrodo non viene solo sagomata, ma viene anche poi singolarizzata in tanti foglietti della stessa dimensione di elettrodo che vengono staccarizzati dentro un magazzino, vengono quindi impilati all'interno di un magazzino. Questi magazzini vengono trasportati all'interno di una macchina chiamata Z-folding che si occupa dell'assemblaggio della cella. Quindi la macchina di Z-folding altro non è che una macchina, un processo produttivo che va a posizionare in maniera alternata fogli di anodo e fogli di catodo mentre svolge una bobina di separatore che, che viene appunto posizionato tra questi due elettrodi. Lo stack generato durante il processo di Z-folding viene chiuso mediante tape, ok? Solitamente la cella viene anche wrappata con del polietilene resistente ad alta temperatura al fine di isolare completamente la superficie esterna della cella. Segue un processo di saldatura, molto spesso ultrasuoni, dei foil dell'anodo, dei foil del catodo con i relativi collettori di corrente. Lo stack viene poi inserito all'interno di un case dove, dove in questo modo troviamo la nostra cella all'interno del case, isolata dal case stesso. I collettori di corrente della mia cella vengono poi saldati ai terminali del case. I terminali solitamente sono alloggiati sul lid, quindi sul coperchio, e ci sarà un terminale dedicato all'anodo e un terminale dedicato al catodo. Una volta saldati i collettori di corrente ai terminali del coperchio, il coperchio viene chiuso sul case e viene saldato sul case mediante un processo di saldatura laser. Segue anche in questo caso un processo di electrolyte filling, quindi l'elettrolita viene iniettato attraverso un foro che è presente sul lid, ok? E questo foro viene poi chiuso temporaneamente mediante un nail, mediante un tappo, e la cella viene portata in precarica. Durante la precarica, così come avviene a volte anche nelle batterie cilindriche più grandi, ma sicuramente avviene nelle pouch e nelle prismatiche, si vanno a sviluppare alcuni gas che vengono poi rimossi successivamente durante un processo chiamato degassing, e al fine di rimuovere i gas il tappino
che è stato posizionato sul lid per chiudere, sigillare la cella, viene rimosso, vengono fatti fuoriuscire i gas sottovuoto durante il processo di quindi degassing e viene inserito un altro tappino che viene sigillato in maniera definitiva sul lid, solitamente mediante processo di saldatura laser. In questo modo viene completato quello che è il processo di assemblaggio della nostra cella prismatica. Bene, partiamo con il processo di notching. Il processo di notching quindi prevede l'inserimento in macchina di bobine di elettrodo e il processo di notching non fa altro che sagomare l'elettrodo proprio come vediamo in questa slide. Quindi io ho in ingresso una banda continua di rame o alluminio nel caso di catodo che poi si trasforma in tanti flag o tab generati appunto dalla rimozione dello sfrido dal tool di notching. Il notching può avvenire sia a passo costante che a passo progressivo, ok, come in questo caso. A passo costante verrà utilizzato per un processo produttivo di Z-folding, per quanto riguarda l'assemblaggio cella. Un passo progressivo verrà utilizzato per un processo di avvolgitura su spina piatta tipico delle batterie prismatiche. Quindi, nel caso in cui abbiamo a seguito del processo di notching, un processo di avvolgitura su spina piatta, io avrò un processo di notching roll to roll, quindi da bobina riottengo una bobina, quindi bobina, svolgo la bobina, effettuo il processo di notching e poi riavvolgo. Nel caso in cui andrò verso un processo di Z-folding, una volta svolto l'elettrodo e nocciato, andrò a singolarizzare l'elettrodo mediante taglio lama, spesso taglio lama, a volte si può utilizzare anche un taglio laser, e impilati questi fogli di elettrodo all'interno di un magazzino. Ovviamente ci sono dei parametri da considerare durante il processo di notching, quali la stabilità dimensionale dei tab e il passo di tranciatura, nonché anche la qualità dei bordi di taglio. Qualità di bordi di taglio che viene identificata mediante l'ispezione dell'elettrodo al microscopio, sia in cross section sia nelle viste dall'alto e dal basso, al fine di individuare se ci sono bave di taglio. In questo caso possiamo vedere un'immagine al microscopio elettronico dove non c'è la presenza di bave di taglio, ma è un taglio molto pulito. Oppure, per quanto riguarda le viste dall'alto e dal basso, la presenza di aree di coating rimosso dal nostro substrato metallico. In questo caso vediamo che c'è, soprattutto qua a sinistra, una grossa porzione di materiale attivo rimosso. Adesso mettiamo il puntatore laser, ok. Qua possiamo vedere un'area enorme di coating rimosso e questo indice di una cattiva qualità di nocciatura. Parti- Questo non solo perché andremo ad avere un elettrodo con minore capacità, perché tutto questo rettangolino qua non avrà più materiale attivo e quindi non potrà contribuire alla capacità della batteria, ma soprattutto perché le particelle che ho rimosso da quest'area potrebbero essere andate in giro per la macchina e contaminare quello che è il mio prodotto. Qua invece vediamo e abbiamo un esempio di taglio, ok, notching, dove ci sono bave di taglio evidenti. Le bave sono solitamente un aspetto da tenere in considerazione perché potrebbero andare a danneggiare quello che è il separatore, ok, durante il processo di assemblaggio della cella, quindi questi spike potrebbero andare a danneggiare il separatore creando corticircuiti, ma allo stesso tempo possono dare indicazioni riguardo allo stato d'usura, per esempio, del tool di nocciatura meccanico. Per quanto riguarda invece un processo di taglio laser, sono sinonimo di parametri errati del laser. Siccome si usano laser pulsati, parametri potrebbero essere la frequenza utilizzata, la potenza, eccetera. Quindi, una volta ottenuto il mio elettrodo, ok, nocciato, se siamo nel caso di assemblaggio celle mediante processo di Z-folding, avremo
i nostri fogli di anodo all'interno dei magazzini e fogli di catodo all'interno dei magazzini. I fogli di anodo, una volta ispezionati da una telecamera per vedere l'orientamento sulla pinza di presa, vengono prelevati da un pick and place e appoggiati su una tavola di posizionamento, la tavola di stacking. Quindi quello che avviene è una bobina di separatore viene svolta, il lembo di separatore viene preso in consegna da delle pinze e sul lembo di separatore viene depositato un primo layer di anodo. Dopodiché delle pinze vanno a coprire il layer di anodo con il separatore che proviene dalla bobina. E coprendo il layer di anodo avremo quindi due strati di separatore. Primo lembo di separatore, strato layer di anodo e secondo lembo di separatore che è continuo con il primo. Su questo secondo lembo andremo a posizionare mediante un pick and place un layer di catodo e successivamente verrà ricoperto da un ulteriore lembo di separatore e poi si andrà avanti così via via fino a creare uno stack dove ci sarà quindi alternanza di layer di separatore, layer di anodo, layer di separatore, layer di catodo e così via. Si andranno a raggiungere spessori di 10, 15, 20 mm di stack. Una volta posizionati tutti i layer necessari alla fabbricazione della cella, il mio stack verrà avvolto da diversi strati di separatore, ok? Quindi ci sarà un wrapping di separatore, verrà tagliato il separatore che proviene appunto dalla bobina qua in alto, verrà tagliato e il mio stack, il mio wrap, verrà chiuso mediante del nastro di sigillatura. Solitamente si utilizza Kapton tape in quanto è resistente alle alte temperature. Bene, una volta quindi ottenuto il mio stack, che possiamo vedere in questa immagine a sinistra, il mio stack subisce prima un processo di presaldatura, quindi i miei foil di rame nel caso dell'anodo ed alluminio nel caso di catodo vengono saldati tra di loro attraverso un processo di presaldatura. In questo caso vediamo un processo di presaldatura mediante tecnologie ultrasuoni. I foil di rame vengono poi collegati a un loro saldati a un collettore di corrente, così come quelli d'alluminio al loro collettore di corrente, mediante un secondo processo di saldatura definito final welding. Viene quindi il mio stack con i collettori di corrente saldati ai tab, viene wrappato e isolato attraverso uno strato o due strati di PET. Il PET viene sigillato su se stesso a caldo, solo in alcuni casi viene chiuso il wrap di PET con dello scotch. La cella viene poi inserita all'interno del mio case, ok, come in questa figura qua sotto, e i miei collettori di corrente vengono poi saldati sui terminali del case che vengono alloggiati all'interno del lid. Quindi ci sarà una saldatura del collettore di corrente dell'anodo sul relativo terminale del lead e il collettore di corrente del catodo sul relativo terminale del lead. Il lead viene poi posto e chiuso sul case e il processo di sigillatura avviene mediante saldatura laser sul bordo, sul contorno appunto del lead. Sul lead, come abbiamo accennato in precedenza, c'è un'apertura, ok, mediante la quale verrà effettuato il processo di iniezione dell'elettrolita. Il processo di iniezione dell'elettrolita che anche in questo caso viene fatto per step, in quanto il volume disponibile non è esattamente quello equivalente al volume di elettrolita da inserire, quindi bisogna aspettare che il separatore vada ad assorbire alcune quantità di elettrolita prima di andare a iniettare la seconda quantità di elettrolita
e il buco, il foro attraverso il quale viene inserito l'elettrolita viene poi sigillato temporaneamente mediante un tappino. Siamo andati un pochino più veloci per quanto riguarda le celle prismatiche, in quanto alcuni processi produttivi vengono appunto spiegati nelle celle pouch. Quindi per evitare di ripetere le cose due volte, abbiamo deciso di proseguire in questo modo. Ripeto, trovate tutti i dettagli e approfondimenti degli argomenti discussi in questo video sul nostro libro Lithium Battery Manufacturing, disponibile su tutti gli Amazon Marketplace, sia in versione fisica, in versione cartacea, che in versione Kindle, in italiano e in inglese. Veniamo ora quindi alla produzione delle batterie pouch. Le batterie pouch possono essere in due forme diverse, in forma assiale, come in questo caso, o in forma radiale. In forma assiale i collettori di corrente si trovano sui lati opposti della mia cella, quindi in questo caso qua troviamo qua in basso quello dell'anodo e quello qua in alto quello dell'alluminio. Lo vediamo perché solitamente quello dell'anodo è un rame nichelato, quello d'alluminio è d'alluminio puro, infatti qua vediamo due colori differenti. Stessa cosa qua a destra, questa è una cella radiale, pouch radiale, dove qui in alto troviamo il collettore di corrente dell'anodo e qui in basso troviamo il collettore di corrente del catodo. La decisione di produrre una cella radiale piuttosto che assiale dipende molto da come viene progettato il pacco batterie. Ok, sicuramente le celle assiali permettono un riscaldamento uniforme durante i cicli di carica e scarica. Le celle radiali hanno una maggiore concentrazione di calore su questo lato dei collettori di corrente, quindi si scaldano in maniera meno uniforme, ma vengono entrambe prodotte. A volte nello stesso plant produttivo si producono entrambe. Le celle pouch, come appunto le prismatiche e le grandi cilindriche, sono maggiormente utilizzati per applicazioni automotive, quindi EV, ma anche per applicazioni di energy storage. Questo perché le celle pouch, così come le prismatiche, permettono elevata efficienza di pacchettamento e quindi maggior densità di energia che si va ad ottenere nella produzione dei pacchi batterie. Qua vediamo un tipico processo produttivo per quanto riguarda le celle pouch. Quindi si parte anche in questo caso dal notching dell'anodo del catodo. Successivamente non c'è un processo di Z-folding, potrebbe anche esserci, ma in questo caso abbiamo un processo di lamination e stacking che andiamo a vedere fra poco, un processo di taping per chiudere il nostro stack e un processo di welding, quindi pre-welding e final welding, come abbiamo visto prima per la saldatura dei collettori di corrente, e l'inserimento del mio stack all'interno di quello che è il pouch, di quello che è la mia vaschetta, che vado ad ottenere mediante un processo di formatura a freddo appunto del pouch foil, che è il materiale che definisce il mio case, che non è più un case metallico, solido, rigido come quello delle cilindriche, come quello delle prismatiche, ma è un case pouch, ok? Quindi è piuttosto morbido. Una volta inserita la mia cella all'interno del pouch bag, il pouch viene sigillato mediante un processo di saldatura a caldo e segue un processo di electrolyte filling e quindi poi di recharging. Nel caso in cui dovessimo andare su un processo di Z-folding, al posto di, come vediamo qua, lamination e stacking, avremo un processo di Z-folding. L'altra cosa che cambia, appunto, torniamo alla slide precedente, che nel caso di lamination e stacking io ho un processo notching roll to roll, nel caso Z-folding io ho un processo notching roll to magazine. Ok, questo perché appunto il processo lamination stacking permette di ricevere come input bobine di anode e catodo. Il processo di Z-folding necessita di avere in ingresso dei magazzini in cui vengono impilati i layer di anode e catodo. Esiste un ulteriore processo caratteristico dei prodotti LG
LG detiene il brevetto per la produzione di questo tipo di celle che comporta la produzione di bicelle. Ok, se prima nel processo definito lamination e stacking che andremo a vedere fra poco si parlava di monocelle che venivano poi impilate tra di loro, in questo caso parliamo invece di bicelle, quindi ci saranno due linee, la linea A dove ci sarà anodo e cathode notching, le bobine verranno inserite dentro una macchina chiamata lamination bicell type A, quindi verranno prodotte bicelle di tipo A. L'altra linea sarà speculare e identica tranne per il fatto che verranno prodotte bicelle di tipo C. Le bicelle di tipo A e tipo C non vengono poi impilate tra di loro, ma vengono combinate mediante un processo chiamato bicell folding, ok? E che permette di ottenere uno stack. I processi successivi al buy self folding sono poi identici a quelli delle altre pouch, ok? Quindi abbiamo già visto 3 processi produttivi per produrre le batterie pouch. Andiamo nel dettaglio del processo di lamination, visto che lo vediamo in 2 dei 3 processi produttivi descritti prima. Il processo di lamination, come possiamo vedere in questa slide, prevede che ci sono 4 bobine in ingresso. Le bobine grigie sono le bobine di separatore, la bobina rosa è la bobina di anodo, la bobina azzurra è la bobina di catodo. Le bobine vengono svolte e un sistema di taglio taglia la bobina di anodo e taglia la bobina di catodo producendo dei fogli di elettrodo, quindi va a singolarizzare il materiale che fino a quel momento lì era continuo. Quindi ci troveremo ad avere un panino di materiali, i separatori continui dentro cui vengono depositati i layer di anodo e superiormente al layer superiore di separatore viene posizionato un layer di catodo centrato sul layer sottostante di anodo. Quindi il layer blu di catodo viene posizionato sul separatore centrato rispetto al layer rosso o rosa di anodo. Questo materiale, che è continuo per quanto riguarda i separatori, mentre discreto e singolarizzato per quanto riguarda gli elettrodi, passa attraverso un gruppo preriscaldo e poi attraverso 2 rulli di laminazione che attraverso la combinazione di pressione e temperatura vanno a far aderire il separatore sulle superfici degli elettrodi. Vanno quindi a incollare il separatore sulle superfici degli elettrodi. In questo modo i materiali non possono più avere movimento relativo, ma saranno consolidati uno con l'altro. A seguito del processo di laminazione ci sarà un processo di taglio dove il mio film continuo di separatore, dentro cui a passi regolari sono contenuti i miei e sono posizionati i miei layer di anodo e catodo, viene tagliato e viene singolarizzato in tante unità definite monocelle. Le monocelle vengono poi impilate una sull'altra all'interno di magazzini. Quindi cos'è una monocella? Una monocella non è altro che un 4 layer, è un componente 4 layer composto da separatore, anodo, separatore e catodo, come possiamo vedere in questa foto. I layer sono tra loro laminati, quindi incollati, e questo processo è ottenuto mediante il processo di laminazione che abbiamo appena visto. Le monocelle possono essere o assiali o radiali, ovviamente assiale se l'obiettivo è ottenere una cella assiale, radiale se l'obiettivo è quello di ottenere una cella radiale. Lo stack, quindi la mia cella, sarà ottenuta impilando tra loro tante monocelle. Non avviene nessun cortocircuito nell'impilazione delle monocelle perché il separatore di una monocella, lo andiamo a vedere qua, sarà in contatto con lo strato superiore della monocella che sta immediatamente sotto, che è un catodo. Quindi in questo modo io potrò ripetere il pattern mantenendo isolati i miei strati di anodo con quelli di catodo.
Quali sono invece le bicelle? Le bicelle possono essere, come abbiamo detto prima, A-type o C-type. A-type non sono altro che delle bicelle composte da uno strato di catodo, strato di separatore, un layer centrale di anodo, un altro strato di separatore e un altro strato esterno di catodo. Quindi una bicell A-type ha due layer di catodo e al centro un layer di anodo. Le bicell C-type sono esattamente l'opposto, quindi due layer di anodo con al centro un layer di catodo. Non è possibile, come vedete qua, sovrapporre tante A-type per ottenere uno stack o tante C-type o fare uno stack della combinazione di bicelle di tipo A con bicelle di tipo C, perché si avrebbe cortocircuito tra il catodo della bicella di tipo A con l'anodo della bicella di tipo C. Per assemblare quindi celle mediante tecnologia bicella non è possibile utilizzare l'operazione di stacking, ma è possibile utilizzare solo l'operazione di Bicell Folding, che è quella di cui LG Energy Solution detiene i brevetti. Veniamo al processo di laminazione, cerchiamo di spendere altre due parole su questo processo di laminazione. Come abbiamo visto, c'è il processo di laminazione o l'area di laminazione caratterizzata da un'area di preriscaldo, ok? Seguita appunto dai due rulli che, applicando una certa pressione sul materiale, permettono di far incollare gli elettrodi ai due layer di separatore. L'area di preriscaldo serve per portare la temperatura di rammollimento del binder contenuto all'interno del separatore, temperatura per cui il binder rammollendo si attiva e permette quindi l'incollaggio mediante appunto laminazione, quindi pressione. Quindi porto a temperatura il mio separatore, il binder raggiunta una certa temperatura va in rammollimento e i rulli di laminazione, applicando una certa pressione e possono essere anche riscaldati questi rulli, vanno a compattare, quindi vanno a far aderire i miei strati di separatore con anode e catodo in modo da incollarli tra di loro e inibire qualsiasi tipo di movimento relativo. Una volta che io ho ottenuto quindi il mio stack formato da monocelle, l'unico modo per andare a consolidare questo stack attualmente è quello di andare a chiudere lo stack applicando del nastro adesivo, quindi del tape, che solitamente anche in questo caso è Kapton. Ci sono vari tipi, vari metodi per chiudere lo stack, alcuni prevedono l'overlap del nastro adesivo, alcuni non prevedono l'overlap di nastro adesivo, ma questo è il metodo utilizzato. Dopodiché andiamo nella seconda parte del processo di assemblaggio della cella. Bene, arriva il nostro stack è consolidato, è chiuso mediante tape, effettuo un primo processo di saldatura a ultrasuoni per saldare tra di loro i foil di rame e i foil d'alluminio, dopodiché vado a saldare sul mio pacchettino di foil di rame il collettore di corrente dell'anodo e sui miei foil d'alluminio il collettore di corrente del catodo. Vado a posizionare sul pattern di saldatura, sull'area di saldatura, un tape protettivo, questo perché la mia saldatura ultrasuoni ha creato degli spike molto duri di materiale, spike che potrebbero andarmi a danneggiare il packaging della batteria e quindi a provocare leakage fuoriuscita di elettrolita o introduzione di aria e quindi umidità oppure creare cortocircuiti. Quindi vado a posizionare del tape protettivo a protezione non della saldatura, ma a protezione di quello che andrà a contatto con la saldatura. E a valle di questo vado a fare tutti i miei controlli qualità. Quindi nella foto in alto possiamo trovare un esempio di presaldatura, ok? In alto è una presaldatura di foil d'alluminio, in basso è una presaldatura di foil di rame ottenuta mediante saldatura ultrasuoni.
In basso invece possiamo vedere un processo di final welding del mio pacchetto di foil d'alluminio col collettore di corrente e pacchetto di foil di rame a destra col suo relativo collettore di corrente. Solitamente si utilizza la saldatura ultrasuoni, stanno emergendo nuove tecniche, il laser sta prendendo sempre più piede, soprattutto per quanto riguarda la final welding. Il numero di layer che andiamo a saldare tra di loro possono arrivare fino a 60 in termini di foil di alluminio e rame. Questo dipende dalle dimensioni dello stack e dal numero di monocelle, in questo caso, o nel caso di Z-folding, dal numero di elettrodi presenti all'interno del mio stack. I processi di saldatura devono essere in grado di garantire una completa omogenea saldatura dei vari layer che compongono la batteria e allo stesso tempo garantire la saldatura di questi layer con i collettori di corrente offrendo la minima resistenza elettrica. A questo punto abbiamo assemblato completamente la mia cella. Bisogna creare quella che è la vaschetta, la pouch, il case della nostra cella e lo si fa mediante un processo di formatura a freddo. Il pouch foil anch'esso arriva sotto forma di bobine, il processo di formatura a freddo avviene mediante pressa, la pressa è disegnata e progettata al fine di non strappare o creare pori nel pouch foil. Il pouch foil, ricordiamo, è un trilayer con un'anima centrale in alluminio e degli strati esterni di polimero, solitamente nylon e polipropilene. Quindi l'alluminio determina una barriera all'umidità, ok? E insieme agli strati di polimero esterno garantisce un'ottima formabilità. Gli strati interni ed esterni di polimero permettono di isolare l'alluminio contenuto nel pouch forming, che è quello che dà la vera formabilità e struttura meccanica al case, verso l'esterno, ok, del pouch e verso la cella che è contenuta al suo interno. Quindi il pouch, il case deve essere completamente isolato rispetto a quello che viene contenuto al suo interno, quindi rispetto alla cella. Quindi la vaschetta di pouch viene ottenuta attraverso il processo di pouch forming. Una volta ottenuta la vaschetta viene inserita la nostra cella e il pouch viene ripiegato su se stesso nella maggior parte dei casi e poi sigillato sui bordi mediante processo di sigillatura a caldo al fine di sigillare la mia vaschetta. Solo un lato della mia vaschetta rimane libero, quindi non sigillato, e sarà il lato attraverso il quale vado a iniettare l'elettrolita. Elettrolita che anche in questo caso viene iniettato a step multipli, ok? Viene iniettato a step multipli al fine di permettere anche in questo caso l'assorbimento totale da parte del separatore, se non totale quantomeno parziale. Al termine del processo di filling, il pouch viene sigillato nuovamente mediante un processo di sigillatura al caldo e la batteria viene portata poi in self-finishing, quindi in pre-charging. Questo è come vengono prodotte le batterie pouch. Ricordiamo che i dettagli su ogni singolo processo, nonché maggiori immagini e spiegazioni, le trovate sul nostro libro Lithium Battery Manufacturing, presente su tutti gli Amazon Marketplace. Parliamo quindi del self-finishing, che è l'ultima area produttiva per quanto riguarda il lithium battery manufacturing. Quindi abbiamo fino adesso parlato di due aree principali del lithium battery manufacturing. Una è l'electron manufacturing, dove si è partiti dal processo di mixing, seguito il processo di coating, drying, calandratura e slitting. Siamo passati poi all'area del cell assembly, dove il cell assembly, ricordiamo, avviene in dry room, ok? Con condizioni molto rigidi, soprattutto perché non ci deve essere umidità dell'aria, umidità che potrebbe danneggiare la batteria in termini di performance, ma soprattutto comprometterne la sicurezza. E il cell assembly abbiamo visto le varie tecniche per assemblare e produrre tra di loro e produrre
e nel cell assembly abbiamo visto il modo di produrre le batterie cilindriche, le batterie prismatiche e le batterie pouch. Alcuni processi sono in comune, altri processi non sono in comune, ma sono caratteristici di ogni singola batteria e formato. Il self-finishing diciamo che è un'altra area, un po' come l'electrode manufacturing, che è generale per tutti i tipi di batterie. Quello che può cambiare è un po' il numero degli step o la durata di ogni singolo step. In effetti l'area dedicata al self-finishing viene progettata una volta definito il formation protocol, quindi quanti step la batteria deve fare e quanto dura ogni step. Il self-finishing non è altro che il processo che porta all'attivazione, alla maturazione della nostra batteria ed è anche il processo dove tutti i nodi vengono al pettine, dove mediante diversi test elettrici si va a vedere se la batteria soddisfa i criteri elettrici qualitativi pensati e studiati in fase di progettazione. Andiamo a vedere se la batteria ha un calo repentino delle performance nei primi cicli di carica. Andiamo a portare a maturazione elettrochimica quella che è la batteria. Andiamo a fare un sorting delle batterie prodotte, delle celle prodotte, quindi a classificare le celle dal punto di vista delle performance, in modo da definire quali celle andranno in determinati pacchi batterie e saranno destinati a determinate applicazioni. Il self-finishing quindi è l'ultima area di produzione delle batterie che possiamo definire in questo modo: come una sequenza di processi, ok? Primo fra tutti possiamo dire che c'è l'high temperature aging. Nell'high temperature aging quello che viene fatto è portare le celle all'interno di un grosso magazzino che si trova a 45 gradi, al fine di accelerare l'assorbimento dell'elettrolita da parte del separatore. A 45 gradi l'elettrolita diventa meno viscoso, quindi è più facile per il separatore assorbire tutto l'elettrolita. Dopodiché, solitamente, anzi prima dell'aging ci può essere solitamente c'è un processo di pre-charging, ok? In cui viene portato a qualche millivolt di potenziale la batteria e vengono inibiti alcuni processi elettrochimici interni che porterebbero alla corrosione di alcuni elementi. Durante il processo di pre-charging si va a, come dire, si va ad accumulare dei gas, ok? E gas che vengono poi separati dalla cella mediante processo degassing. Comunque, procediamo per ordine. Abbiamo l'area di high temperature aging, dove le celle stanno in quest'area per svariate ore. Lo scopo è quello di permettere al separatore di assorbire completamente l'elettrolita. Dopodiché c'è l'hot press formation. L'hot press formation altro non è che collegare le batterie a dei circuiti di carica e scarica e iniziare a ciclare le nostre batterie. E quindi andare a caricare e scaricare parzialmente a diversi reti di carica le nostre celle. Questo permetterà di formare un sottile strato di elettrolita solido chiamato SEI, ok? Solid Electrolyte Interface, sulla superficie dell'anodo. Quindi il mio elettrolita si decomporrà, ok? Formerà uno strato solido sulla superficie dell'anodo, strato solido che sarà quello che parteciperà allo scambio ionico durante la vita d'uso della batteria. Quindi durante il processo di formation io vado a caricare, scaricare la mia cella, andandone a monitorare quella che è la temperatura che viene generata all'interno della cella durante questi cicli, così da capire se la mia cella è in grado di caricarsi e scaricarsi a certi rate di carica, oppure se insorgono problemi elettrici che portano sul riscaldamento interno della cella, e questo appunto lo vado a monitorare con dei sensori di temperatura, e sono installati anche dei sensori di smoke detection, di fumo, in quanto se una cella prende fuoco vengono attivate tutta una serie di misure di sicurezza
al fine di limitare l'incendio. Ok, solitamente l'incendio viene limitato o a quell'area della formation o addirittura con le nuove tecnologie, le nuove macchine automatiche, a quella singola camera dove viene caricato e scaricato quel batch di celle. Successivamente al formation c'è il room temperature aging, dove le celle vengono, come dire, vengono fatte permanere per altro tempo a riposare. Viene fatto il degassing della cella, questo è un esempio per celle pouch, quindi vengono rimossi i gas, viene risigillato il pouch, ok? Quindi viene rimossa la sigillatura fatta a seguito del filling, vengono rimossi i gas e viene risigillato il pouch in maniera definitiva in modo da ottenere la mia batteria bella che è finita. Successivamente ci sono i processi di grading e OCV test, ok? E quindi poi di test elettrico e sorting. Quello che viene fatto soprattutto, vorrei spendere due parole, nei processi di OCV test è quello di andare a caricare la batteria a un certo state of charge, quindi a un certo grado di carica, andarne a misurare i parametri elettrici, far permanere la cella a determinate condizioni di temperatura per n ore, n giorni, la cella subirà o mostrerà effetti di autoscarica, ok, tipici di quella cella, tipici di quella chimica, tipici di quel processo produttivo, e quindi verrà fatto un altro test OCV a circuito aperto per misurare il potenziale a cui si trova la batteria dopo svariate ore, e la differenza dei due potenziali misurati a circuito aperto tra pre-aging e post-aging mi dirà quanto la batteria si è autoscaricata, quindi qual è l'entità del self-discharging. Questo mi permetterà di capire la qualità della batteria. E quindi questo è un primo test che andiamo a fare sulla nostra cella. A seguito di questo vengono fatti altri test per valutare la resistenza interna della mia cella sia in DC che sia in corrente alternata che in corrente continua. Questo mi permette di capire ogni singolo componente che resistenza elettrica dà al mio prodotto, ma soprattutto come il mio prodotto si comporterà quindi ai cicli di carica e scarica, perché ricordiamo che la resistenza elettrica interna potrebbe generare fenomeni di riscaldamento, anzi genererà sicuramente fenomeni di riscaldamento sia in fase di carica e scarica. Quindi, seguendo l'output di tutti questi test elettrici, viene effettuato il sorting. Il sorting altro non è che la classificazione delle mie celle in tre, per esempio, gruppi di qualità, la classe A, classe B, classe C, e in base ai parametri raggiunti durante i test elettrici avrò celle appartenenti alla classe A, celle appartenenti alla classe B, celle appartenenti alla classe C, e ognuna di queste potrebbe avere applicazioni diverse e costituire pacchi batterie diverse. Andiamo ora nel dettaglio del nostro process flow. Quindi partiamo con l'high temperature aging. L'idea, come abbiamo detto prima, è quella di andare a ridurre la viscosità del mio elettrolita, cercando di accelerare il processo di soaking da parte del separatore, quindi il separatore deve essere tutto bello impregnato in maniera omogenea di elettrolita. Viene seguito dal processo di pre-charging, dove si passa da pochi millivolt di potenziale a circa 2 volt a 0% di carica, ok? Questo va a inibire completamente tutte le reazioni elettrochimiche, come abbiamo detto prima, che potrebbero andare a corrodere alcuni componenti all'interno della cella. A seguito del pre-charging c'è il processo di formazione. Il processo di formation è quello che porta alla carica e scarica ripetuta della cella. In questo caso si forma lo strato di SEI, ok? Le Solid Electrolyte Interface sulla superficie dell'anodo, e il Solid Electrolyte Interface deve essere omogeneo sia in termini di composizione sia in termini di spessore in tutta la cella. Questo permetterà di avere dei parametri uniformi e delle performance uniformi all'interno di tutta la cella, e quindi anche un riscaldamento uniforme della cella. Segue
è a seguito del processo di formation, quindi appunto la room temperature aging, che serve per stabilizzare momentaneamente la cella prima del processo di degassing e sealing di cui abbiamo parlato prima. Quello che succede dopo il sealing è il processo di grading, dove le batterie e le celle vengono caricate e scaricate in diverse condizioni, o a voltaggio costante o a corrente costante. Ci sono diversi sensori che vanno a misurare le celle, le performance e gli output di questi cicli di carica e scarica. E qua inizia appunto la fase di testing delle nostre celle, fase di testing che viene poi seguita dalla fase di OCV, quindi si va a misurare il delta OCV, quindi la differenza di voltaggio nominale della mia cella a una certa condizione di carica in circuito aperto, quindi la mia cella esce dal grading a un certo grado di state of charge, solitamente possiamo dire 70%, 80%, questo perché la curva in quelle condizioni è più ripida e quindi è più facile osservare variazioni di voltaggio. La cella viene misurato il voltaggio quindi al 70-80% di carica, si lascia la cella riposare per svariati giorni, si arriva a misurare il voltaggio a circuito aperto e si calcola la differenza in millivolt. L'entità di self-discharge deve essere veramente molto bassa perché parliamo di celle nuove, ok? E deve essere comunque compliant a quello che è i parametri di progettazione della cella. L'ultimo processo è appunto quello di sorting, dove sulla base di tutti gli output ricevuti dalla catena di test andiamo a classificare le celle in base alla qualità. Ogni produttore di batterie definisce un diverso formation protocol. Ognuno ha un diverso formation protocol che definisce la dimensione degli equipment del self-finishing, definisce il process flow nel self-finishing, definisce i parametri di processo del self-finishing, quindi che cicli di carica e scarica fare in formation, per quanto tempo far rimanere le celle all'interno dell'aging, che tipi di cicli andare a fare durante il grading, ok? Questo è tipico di ogni produttore di celle ed è un po' la chiave di volta in quello che è il testing, no? Per i produttori di celle. Sono solitamente informazioni che non vengono divulgate. Qua possiamo vedere a sinistra una camera, ok, di formation. All'interno della camera ci sono tutti questi pin che sono i canali. Ogni canale andrà connesso con una cella diversa, quindi dentro una camera ci sarà un tray contenente un certo numero di celle che subiscono i cicli di carica e scarica. Qua sopra ci sono le ventole di areazione e ci sono poi tutti i vari sensori di temperatura per andare a monitorare quella che è la temperatura durante i cicli di carica e scarica e le misure di sicurezza intervengono nel caso in cui si raggiungono temperature sopra la media. Bene, e così, dopo tutte queste slide, siamo riusciti a capire come viene fabbricata una batteria cilindrica tubeless come questa, che verrà montata sulle Tesla o sulle BMW di nuova generazione, oppure una cella Z-folding come questa qui, ok? Che viene montata su, per esempio, su auto cinesi. Oppure una cella di questo tipo, una cella pouch, ok? Per energy storage. Quindi in tutte queste slide siamo riusciti a capire quali sono i processi produttivi in comune tra le varie tipologie di celle, i processi produttivi che caratterizzano ciascun tipo di prodotto, in modo da avere chiaro un po' quello che è la tecnologia dietro a Lithium Battery Manufacturing. Sicuramente, se volete maggiori dettagli, se volete approfondire certi argomenti, vi rimando al nostro libro che trovate su tutti i marketplace Amazon, ok? Dove potete vedere tutti i dettagli di cui abbiamo discusso oggi, ok? Ci sono molte immagini in comune, per esempio questa sull'electro manufacturing è la stessa, oppure al corso dedicato di 6 ore che trovate sul nostro sito internet www.bonsaitechnology.it. Grazie e a presto!